Qui infatti una sera venne Clinton, erano le 8 di sera circa e Clinton aveva fame, Bill aveva fame e disse vicino ai suoi ragazzi della sicurezza: "Voglio, e a me c'è mangiato un panino, qualcosa." Disse proprio a quello del chioschetto, dice: Voglio, sto hot dog fa paura, questo è l'hot dog migliore del mondo." Da quel giorno quel chioschetto divenne milionario. Prima di iniziare voglio precisare che il video è completamente improvvisato, che non mi assumo la veridicità dei fatti reali di cui parlerò. Ciao amici e bentornati sul canale, benvenuti anzi in questa prima puntata di Viaggi da paura. Di quei viaggi assolutamente da fare nella vita, ma con il mio tocco personale. Nella prima puntata, come non potevo parlare del mio posto preferito nel mondo, ossia l'Islanda. Una meta piena di miti e di leggende. Oggi faremo un giro attorno a tutta la Ring Road, partendo dalla capitale Reykjavik e passando per i posti più spettacolari dell'isola. Sì, ma che è sta Ring Road? La strada numero 1 che collega ogni città dell'isola. In pratica, se chiudono questa strada, aiuto, siete fottuti. Perché prima appunto i vichinghi avevano delle strade così che andavano un po' a caso da una parte all'altra, ma a un certo punto hanno fatto: vogliamo fare una strada? E hanno fatto la strada numero 1, è rimasta quella perché hanno detto: se la facciamo ma fa buona. Hanno fatta una, hanno fatta buona però, e quindi collegando ogni città. Reykjavik è la capitale dell'Islanda, importante per una cosa: l'hot dog più famoso al mondo. Infatti, storia vera. Qui venne Clinton un giorno, erano le 8 di sera circa e Clinton aveva fame, Bill aveva fame e disse vicino ai suoi ragazzi della sicurezza: "Voglio, e a me c'è mangiato un panino, qualcosa." McDonald's non esiste in Islanda, tutti i ristoranti erano chiusi, adesso chiudono alle 7, 7 e mezza. L'unica cosa aperta appunto era questo chioschetto che faceva hot dog. Allora lui andò da questo chioschetto e disse: ma come uno, cioè, te ne fa, ma la sera dove devi andare a mangiare? E poi disse: "Hai ragione Bill, non mi dice a me, io prendo ispirazione dagli americani, perciò mi piace fare hot dog." Lui disse: "Ma non mi dice proprio, teneva una fame da paura." Quindi si mangiò sto hot dog e ai primi bocconi non ci poteva credere, era meglio di hot dog che mangiava in America e quindi disse: disse proprio a quello del chioschetto, disse: "Voglio, sto hot dog fa paura, questo è l'hot dog migliore del mondo." Storia vuole che proprio in quel momento in cui diceva questo è il miglior hot dog del mondo, passò un giornalista che registrò tutto e scrisse tutto sul proprio articolo del giorno dopo sul giornale. Quel giorno quel chioschetto divenne milionario. Non sto scherzando, comunque è vero. Da quel giorno quel chioschetto divenne meta turistica tra le cose da vedere a Reykjavik. Assurdo. Proseguiamo poi il nostro tour per quello che è chiamato il Circolo d'Oro, ossia le attrazioni più viste e più visitate in Islanda, tra cui c'è Geysir, Gullfoss e Thingvellir. Il Parco Nazionale Thingvellir è il posto storicamente più importante d'Islanda, a cui gli islandesi tengono moltissimo. In pratica a Thingvellir è nato il primo Parlamento d'Europa. Qui le tribù vichinghe venivano, si riunivano e decidevano i fatti loro, ossia condannavano le persone a morte, facevano matrimoni, leggevano le tavole della legge che un vichingo conosceva a memoria. Era una riunione una volta all'anno, senza impegno, venivano tutti, si divertivano, bevevano, facevano le gare di lotta, variavano insomma. Ma perché questo posto è così importante storicamente? Beh, nell'anno 1000 circa, qui a Thingvellir si decise la religione di Stato. In pratica, che era successo? I cristiani arrivarono anche in Islanda per evangelizzare il mondo, no? Quindi arrivarono in Islanda e dissero ai vichinghi: "Noi siamo i cristiani, veniamo da Roma, convertitevi." E i vichinghi dissero: "Come, scusa, ne hai capito?" Proprio così, proprio in napoletano. Non ci capito, ma chi siete? Ma siamo i cristiani, veniamo da Roma. Ho capito, sì, ma che volete? Convertitevi, credete in... E loro dissero: ma perché? I vichinghi però, furbi, dissero: "Oh, accontentiamo gli esseri umani perché sono un po' rissosi, sai, crociate, guerre, cose. Non facciamo un bordello. Noi diciamo sì, tanto poi in Islanda qui, ma chi ci viene a controllare?" Infatti così fu.
costruirono qualche chiesa, ma in realtà divenne poi il cristianesimo religione di Stato, ma gli islandesi continuarono a credere nei loro dei come Thor, Odino, Loki, vabbè. Continuiamo poi il nostro viaggio a Gullfoss, la cascata d'oro, la cascata più bella d'Islanda secondo gli islandesi, ma questa cascata ha rischiato seriamente di chiudere, cioè nel senso di chiudere battenti, non sarebbe stata più pubblica. Intorno agli anni 70 arrivò una grande azienda estera, no ma qui è troppo bella questa cascata, così la dobbiamo sfruttare, energia elettrica, cosa. Andarono dal contadino che la possedeva, sì, perché in Islanda c'erano dei contadini che possedevano le bellezze naturali incredibili. Andarono dal contadino che possedeva il terreno dove c'era Gullfoss, dove c'era Gullfoss, dissero quanto vuoi, 1.000.000, 1.000, e il contadino disse sì, va bene. Il contadino però aveva una nipote ambientalista, poi andò dal nonno e disse no ma che te scemonuto, ma tu c'è una cascata così bella, fa paura, la vuoi vendere, bella e buona. E il contadino disse, il nonno disse, ma perché? Cioè, i soldi ti fanno schifo. La nipote disse, no, ma che sei scemo, cioè, ma non ti permettere proprio, mi video call se la vendi, eh? E quindi fece di tutto la nipote per non far vendere la cascata. E la cascata è ancora lì, tutt'oggi. E lei, la nipote del contadino, divenne la prima ambientalista islandese. Di sicuro un'ambientalista di cui vale la pena parlare. Commentate con Da Paura e mettete like che a 100 pubblico la seconda parte. Ciao, aiuto!